Ciao a tutti! Questo video riguarda un argomento molto interessante che purtroppo nella didattica della musica jazz viene spesso lasciato in secondo piano o addirittura ignorato: l'improvvisazione tematica. Dico subito che fino a poco tempo fa il mio modo di improvvisare era basato esclusivamente sugli accordi e i miei assoli erano indipendenti dal tema del brano. Ma come si suol dire, sono in buona compagnia e infatti quasi tutti i musicisti jazz che conosco, una volta esposto il tema, improvvisano seguendo solo i cambi degli accordi o i centri tonali. Se però ascoltiamo le registrazioni dei grandi del jazz, ci accorgiamo che gli assoli più significativi sono fortemente legati alle note della melodia del brano, che vengono utilizzate come vere e proprie fondamenta dell'improvvisazione. Nel libro di Nino De Rose, Armonia e fraseggio jazz, uno dei testi in italiano più importanti sull'argomento, si legge: sul fraseggio tematico, cioè sull'idea di un'improvvisazione che espande la melodia originale del tema, c'è anche chi ha l'opinione che dovrebbe essere la principale cura dell'improvvisatore. Infatti, grandissimi musicisti come Louis Armstrong, Lester Young, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Jim Hall e Bill Evans avevano la capacità di improvvisare mantenendosi in relazione con il tema del brano. Quindi, a differenza dell'improvvisazione basata solo sull'armonia, nell'improvvisazione tematica si prendono spunti melodici direttamente dal tema, che viene variato in modo creativo durante l'assolo. Questo modo di improvvisare è tutt'altro che semplice e infatti, se per utilizzare il fraseggio armonico il musicista deve basarsi sugli accordi e ovviamente sul ritmo, il fraseggio tematico aggiunge una terza variabile, la melodia del brano. Per questo motivo, l'improvvisazione tematica richiede da parte del musicista un'ottima conoscenza del tema e ovviamente degli accordi di un dato brano. Per fare un esempio di fraseggio tematico, ho scritto un assolo su un brano che è conosciuto da tutti i musicisti jazz, All the Things You Are. Questo standard è abbastanza semplice a livello armonico e ha una melodia con varie note lunghe che consente di inserire frammenti di scale, arpeggi e avvicinamenti cromatici. Utilizzare l'improvvisazione tematica su un brano con una melodia con tante note, ad esempio un tema bebop di Charlie Parker, è più difficile e forse non ha molto senso. Come si vede in queste immagini, ho cercato, per quanto possibile, di iniziare e concludere le varie frasi con le note del tema originale. Per realizzare questo esempio, come faccio sempre, mi sono aiutato scrivendo sul pentagramma i vari passaggi, man mano che li provavo sulla chitarra. Questo metodo è tutt'altro che spontaneo e istintivo, ma secondo me è molto utile per trovare nuove idee melodiche da utilizzare nelle nostre improvvisazioni. Se avete voglia, potete anche confrontare l'assolo tematico di questo video con quello contenuto nel mio metodo Chitarra jazz e improvvisazione melodica, che invece si basa esclusivamente sugli accordi. Per ascoltarlo andate al 6° minuto del video intitolato Studio Melodico 2 sulla progressione armonica di All the Things You Are, che si trova sempre sul mio canale YouTube. Spiegare in dettaglio tutte le 72 misure di questo assolo tematico richiederebbe troppo tempo, ma voglio comunque approfondire alcune parti che
che sono utili per capire come funziona in pratica questo modo di improvvisare. Iniziamo con le prime 8 misure. Come si vede in questa immagine, le note cerchiate in rosso sono quelle della melodia originale e le altre derivano dalla scala di La bemolle oppure da arpeggi e avvicinamenti cromatici. Come in altri punti dell'assolo, a conclusione della frase a note singole suono qualche accordo, quasi sempre in corrispondenza dell'accordo maggiore. Fate attenzione al cambio dalla quinta alla terza posizione nella quarta misura e alla terzina che richiede 2 pennate consecutive verso il basso. Suono la frase a tempo medio. 2, 3, 4. Sempre nel primo chorus, nella sezione C, troviamo 2 frasi quasi uguali, ma in tonalità e posizioni diverse. L'unica misura che è un po' delicata è la 19, dove si trova un cambio dalla quarta alla nona posizione. Vediamo adesso le misure dalla 29 alla 35 che concludono il primo chorus. Nella misura 33 troviamo una scala lidia di Re bemolle che contiene 4 note della melodia originale. Suono la sezione D del primo chorus partendo dai 4 ottavi nella misura 28. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Le sezioni A e B del secondo chorus non presentano difficoltà e l'unica raccomandazione è quella di seguire la diteggiatura indicata sullo spartito. Vediamo invece la sezione C del secondo chorus, che contenendo varie note della melodia originale può essere considerata una sorta di parafrasi del tema. Suono la sezione C partendo dalla misura 52. 1, 2, 3, 4. Vediamo le ultime 8 misure del secondo chorus, che sono suonate tutte in ottava posizione e che non presentano particolari difficoltà tecniche. 1, 2, 3, 4. Eccoci finalmente all'esempio completo, suonato a tempo con basso e batteria. Dopo l'assolo di 2 chorus ho lasciato proseguire la base che potete usare per esercitarvi. La trascrizione completa in notazione e tablatura la trovate gratuitamente sul mio sito internet e il link è nella descrizione sotto a questo video. Un ringraziamento impressionante a chi si iscrive al mio canale YouTube e alla prossima!
Thank